Ragazzi, io sento sempre più spesso parlare di sopravvalutazione delle azioni, soprattutto in America. Ma è vera questa cosa o no? Qual è la nostra opinione in merito alla sopravvalutazione? Questo cosa vuol dire? Cosa dobbiamo fare da adesso in avanti per cercare di capire se continuare a investire in azioni americane o seppure dobbiamo essere attendisti e cosa dobbiamo fare? Io in questo video vi parlerò di come mi sono comportato io e di cosa ho fatto recentemente in uno dei miei paesi preferiti dal punto di vista azionario, che è quello americano, ma soprattutto cercherò di vedere quali sono i parametri che identificano la probabile sopravvalutazione delle azioni, quindi quali sono gli indicatori, ma soprattutto cercherò di evidenziare quali sono quegli elementi cautelativi, cioè di dire sì, magari ci può essere sopravvalutazione o no, ma bisogna sempre essere cauti nelle nostre analisi e soprattutto cosa dobbiamo fare noi investitori tenendo conto delle considerazioni che sono emerse. Prima di tutto, quali sono gli indicatori per valutare, i principali indicatori per valutare la sopravvalutazione delle azioni? Cioè, sopravvalutazione, prima di tutto, vuol dire che probabilmente quell'azione vale troppo rispetto agli utili o rispetto al valore intrinseco che ha. Perché questo? Perché abitualmente sappiamo che la regola base del value investing è quella di dire, ok ragazzi, cioè se tu compri un'azione è perché quell'azione vale davvero, cioè dietro ha dei numeri qualitativi, quindi ha dei bilanci sani, ha delle probabilità di crescita, ha un management di un certo tipo, ha delle prospettive di mantenere come dire, l'economic mode, quindi quella distanza rispetto alla concorrenza, perché ha qualcosa di più rispetto alla concorrenza, e quindi lo trovo anche a buon mercato, cioè è un'azione di qualità che però ha ancora un prezzo equiparabile al valore che produce. Ecco. Quindi abitualmente si parla di sopravvalutazioni quando invece evidentemente un'azione può essere di valore, ma il prezzo è già salito troppo rispetto a determinati parametri. E i determinati parametri sono legati all'indicatore che si usa, perché abitualmente c'è quello del price earning, quindi il PE, no? Lo sapete benissimo, e lega i due indicatori del prezzo con gli utili, cioè misura il rapporto tra il prezzo di mercato di un'azione e gli utili per azione, cioè quindi quanto tu paghi praticamente rispetto agli utili che lui produce, che l'azienda produce. Quindi in qualche modo si cerca di valutare quanto quel prezzo ti dà in termini di utili, no? Cioè questo cosa vuol dire? Vuol dire che abitualmente si cerca di trovare una mediana e si dice in questo settore, ad esempio, non lo so, in quello bancario, un price earning di 20 è il price earning abituale, quello che bisognerebbe avere per avere una valutazione moderata. Sopra si parla di sopravvalutazione, sotto di sottovalutazione. Quindi questo è il primo valore. In qualche modo ogni settore ha un price earning medio diverso del quale tenere in considerazione. Non è questa la sede per andare a vedere questo valore, ma io vi voglio dare un'infarinatura di quali sono gli indicatori, ma soprattutto del perché ci dobbiamo o non ci dobbiamo preoccupare in questo momento della sopravvalutazione in America, se c'è. Il secondo punto chiaramente è quello dello Schiller PE, che invece considera gli ultimi 10 anni aggiustati per l'inflazione, sempre per quanto riguarda il price earning, ok? E infine c'è il Buffett, che a me piace tantissimo perché come sempre è molto pragmatico, è l'indice di Buffett che confronta la capitalizzazione del mercato azionario, cioè nel suo totale, con il prodotto interno lordo, e cioè dice la capitalizzazione delle azioni, no, del mercato è più alta o più bassa o pareggia con il prodotto interno lordo. Il prodotto interno lordo è quello che si produce. Se la valutazione è più alta, quindi la capitalizzazione è più alta, perché la capitalizzazione è data dal prezzo per il numero delle azioni, ok? Quindi vuol dire che c'è qualcosa che non va, perché c'è più valutazione rispetto a quello che si produce. Perché? Perché lui è molto pragmatico e dice se io ne produco una vale uno, no? Cioè, questo è nella mente di un essere razionale. Poi sappiamo che l'economia non è razionale, il business non è razionale, quindi non è che si può paragonare tutto questo. Ecco, questi indici hanno in qualche modo
degli aspetti positivi perché in qualche modo cercano di fotografare l'istante, ma nello stesso tempo, ragazzi, sono dei indici basati dei parametri che considerano dei parametri e non ne considerano altri. Quindi non è che si può dire siamo sopravvalutati perché questi valori sono più alti. O questi indicatori ci danno questa valutazione. Sicuramente ci danno dei parametri rispetto agli anni precedenti e in questo momento ci dicono che noi abbiamo dei valori alti per questi indicatori nel mercato americano e quindi in qualche modo questi indicatori ci dicono che c'è una sopravvalutazione ed è per questo che probabilmente tutti incominciano a parlare di sopravvalutazione. Sopravvalutazione cosa vuol dire? Vuol dire che probabilmente ci potrebbe essere una correzione o addirittura un crollo, perché quando finisce il sentiment, come finisce? Come funziona il mercato? Il mercato funziona che c'è euforia e tutti, il mercato sta crescendo, incomincio a comprare, 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 perché le azioni stanno crescendo, anche se dietro io non guardo i parametri, perché molto spesso qual è il problema degli investitori? Che gli investitori comprano per sentito dire, comprano cosa gli dice la stampa, comprano cosa gli dice l'amico, ma non comprano in base a una propria strategia o una propria prospettiva di medio-lungo periodo, ok? Quindi il problema è questo, che noi compriamo sull'onda di un entusiasmo e quando compriamo sull'euforia, sulla base dell'euforia, noi non teniamo in considerazione questi parametri, no? E quindi noi compriamo in qualsiasi momento nel quale ci troviamo e questo è uno dei problemi che noi abbiamo, perché in questo momento probabilmente c'è evidentemente una valutazione di alcune azioni in maniera importante rispetto a questi indicatori. Però quindi cosa ci dobbiamo aspettare? Un crollo imminente perché queste azioni sono sopravvalutate? Non lo sappiamo ragazzi, nessuno sa se ci sarà un crollo o continuerà questa correzione che abbiamo, non si può sapere. Sicuramente possiamo fare delle considerazioni, cioè che ci impongono ad essere più cautelativi in un senso o nell'altro, cioè non dire che tutto è sbagliato, tutto è negativo e quindi a breve ci sarà un crollo perché le azioni valgono troppe, ma nello stesso tempo disegnarci un alert di dire ragazzi, occhio, perché noi andiamo ad investire in un mercato nel quale effettivamente c'è stata una crescita importante e quindi potrebbe esserci una correzione o un crollo. Perché? Perché probabilmente c'è stata una crescita basata da dei numeri reali, ma nello stesso tempo, ragazzi, quando l'euforia finisce, tutti incominciano a vendere col sell panic, no? Cioè quando incomincia a scoppiare una bolla, anche se è una bolla minima, che comincia a dire, beh sì, quando qualcuno dice, no, beh è vero, c'è una sopravvalutazione, questo è reale, allora tutti incominciano a vendere, c'è il panico da vendita, ok? Quindi bisogna essere equilibrati. Perché io ho fatto una cosa molto semplice, per evitare ormai, per la mia esperienza, dove le persone si agiscono in maniera emotiva e non razionale, io ho voluto evitare un po' questo sell panic, no? Che prima o poi probabilmente ci potrebbe essere nel mercato americano. Ed è un po' avvenuto nei primi mesi dell'anno nel quale c'è stata questa correzione ed è dovuto al fatto che io ho incominciato a vendere molto del mercato americano. Io sono sempre stato un patito del settore americano, delle azioni, degli ETF americani, perché producono molto di più, cioè danno molti più rendimenti rispetto agli altri paesi. E poi dietro è molto semplice investire, si conoscono bene le regole e via discorrendo. Però a me questa crescita smisurata, senza in qualche modo portata da un'euforia eccessiva, no? Perché in molti casi una crescita così forte non era valutabile. Cioè prendete Tesla, io faccio sempre questo esempio, ma è chiarificatore, perché Tesla doveva aumentare così tanto? Perché Apple doveva aumentare così tanto ed essere così forte? Certo, ci sono gli utili, ci sono le crescite, ma la capitalizzazione, ragazzi, è troppo alta rispetto magari al valore, vero? Questo è quello che penso io. E quindi in qualche modo a me queste cose un pochettino mi preoccupano perché quando incomincia ad essere diventare un sentimento comune, la gente comincia a vendere per panico e lì ci sono i crolli del 20, 30, 40% e ci sono quelle famose bolle. Quindi per evitare questo, io sono in questi mesi per cercare di diminuire la presenza all'interno del mercato americano nel portafoglio. Diventa sempre ed è sempre un mercato fondamentale, importante perché dà molti rendimenti, perché dà molte possibilità di investimento, perché è piacevole andarci a investire su, perché comunque vedi dei movimenti rispetto al mercato italiano che è sempre stabile, cioè se tu compri in determinate azioni che esce dello 0,2, il giorno dopo fa meno 0,3 e via discorrendo, ma
Quindi questo è quello che ho fatto io, mi sto muovendo sempre di più per alleggerire la parte americana, ma da un punto di vista di cautela e quindi in un lato o nell'altro, io penso che il contesto macroeconomico può giustificare in qualche modo queste valutazioni. Uno, perché gli utili sono sempre saliti, ragazzi, stanno salendo e questa è la base, cioè quando noi andiamo a valutare la crescita di un'azienda e una crescita del settore azionario, che cosa facciamo? Valutiamo la crescita degli utili. Questo è, ragazzi, la crescita degli income, quindi dei fatturati, ma anche la salita degli utili. E volente o nolente la salita c'è stata per molte aziende e quindi questa crescita azionaria è giustificata. Un'altra domanda è quanto può durare questa crescita degli utili? Non si può continuare così. Molto spesso, ragazzi, io ho il timore che molte di queste crescite siano gonfiate per valide ragioni, ok? Cioè io questo incomincia a spaventarmi anche quella cosa, perché quando poi sei all'interno di un'azienda che deve per forza crescere, primo perché tu ti prendi dei bonus milionari quando sei a capo di queste aziende, non ti interessa del lungo periodo, ti interessa fare fatturati adesso, anche fittizi, per cercare di portarti a casa i soldi e per far vedere al management e al mondo intero che tu sei un bravo CEO, ok? E questo è quello che succede poi, perché molte aziende vanno a scatafascio nel giro di breve tempo, anche se si pensava che fossero ottime. E poi perché ci sono degli interessi, tassi di interessi che possono essere tagliati, quindi le azioni hanno ancora spazio per crescere. Questo ci porta a dire sì, ci può essere un po' di sopravvalutazione, ma in teoria gli utili ci sono, i tassi di interesse possono essere abbattuti e quindi c'è ancora spazio per crescere. E poi perché in realtà, ragazzi, c'è stato un ruolo dell'innovazione, della produttività incredibile, cioè negli ultimi anni effettivamente le azioni sono cresciute perché c'è il ruolo dell'innovazione, della tecnologia, dell'intelligenza artificiale, di Meta, di Apple, di Google, quindi c'è stata lo sviluppo di una nuova tipologia, di un nuovo miracolo, no? Produttivo e tecnologico, che ha permesso di avere una crescita e un aumento della produttività incredibile all'interno delle aziende, e quindi questo sostiene anche la crescita aziendale, ok? La crescita aziendale e quindi di riflesso la crescita del valore delle azioni. E poi perché in questo momento è vero che in qualche modo noi abbiamo avuto la crescita soprattutto delle big tech, no? Delle magnifiche sette che diciamo sempre, sono cresciute anche molte altre azioni, ma soprattutto le growth hanno avuto un impatto fondamentale, cioè quelle aziende che avevano alti tassi di crescita, avevano alti tassi di utili, avevano una prospettiva di poter crescere in maniera forte. Non sto parlando di Coca-Cola che è più difensiva e quindi più stabile, no? Sto parlando di quelle azioni che possono crescere, quindi le growth sono cresciute tanto, ma non è detto che le azioni in value abbiano la stessa valutazione di quelle grow. Ecco, probabilmente c'è una certa differenza che ci permette di dire che alcune aziende value, cioè che non è che tutto il mercato sia sopravvalutato. Io farò un video poi sulla parte delle sette sorelle, perché a me quella preoccupa molto, e questo ve lo dico, mi preoccupa molto perché quelle aziende sono presenti all'interno dei portafogli in maniera preponderante, anche negli ETF, in quasi tutti gli ETF ci sono, e quindi dobbiamo cercare di capire come può comportarci, perché se cascano quelle sette sorelle o decrementano, i nostri portafogli prendono delle botte molto 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 importanti. Quindi avere semplicemente degli ETF mi incomincio a preoccupare, perché hanno delle presenze, cioè questo lo dico agli piccoli investitori, cioè avere delle aziende invece delle azioni suddivise potrebbe avere un senso, ma lo vedremo in un altro video. Quindi non è detto che tutto il mercato sia sopravvalutato. E poi vabbè ragazzi, io credo che ci sia ancora spazio, ci sia ancora liquidità sul mercato. Quello che voglio dire è che evidentemente molti investitori stanno ancora creando, cioè entrando all'interno del mercato azionario. Io vedo sempre di più anche in Italia che le persone stanno incominciando a investire in maniera sempre più massiccia all'interno dei mercati azionari, stanno investendo in maniera sempre più importante attraverso nuovi strumenti finanziari come gli ETF, non solo più i fondi, azioni, BTP, insomma c'è sempre più consapevolezza, e questa consapevolezza aumenta sempre di più la necessità di un investimento o la rilassatezza con la quale andiamo a investire.
Una volta gli investitori erano meno, stanno aumentando sempre di più, le nuove generazioni sono sempre più portate a investire, anche a investire in maniera diversa, avendo degli income anche da dei side hustle, quelli che vengono chiamati, cioè degli income che arrivano da attività laterali rispetto alla propria attività principale, come gli investimenti, come le rendite su immobili e via discorrendo. Quindi c'è ancora la possibilità di liquidità che venga investita perché ci saranno nuovi investitori. Quindi per tutte queste ragioni io credo che sicuramente si possa parlare di sopravvalutazione nel territorio americano, nel mercato americano, ma ci siano degli elementi che impongano la cautela, cioè attenzione, segniamoci l'allarme. Nello stesso tempo ci sono ancora degli elementi che ci dicono che ci può essere una crescita, ma questo cosa vuol dire per noi investitori? Beh, vuol dire prima di tutto che dobbiamo andare a evitare il market timing, no? Cioè comprare tutto adesso perché ragazzi questo è il momento, stiamo arrivando forse tardi, ma è meglio entrare che non entrare assolutamente, no. Io sono sempre dell'opinione che bisogna investire a piccoli step. Investire vuol dire ridurre il rischio, vuol dire andare a mediare la propria posizione sia in negativo che in positivo. Pazienza, perché se il mercato cresce io vado a comprare, abbasso la mia redditività, ma pazienza. L'importante è comprare a prezzi diversi, non andare a mettere tutto il proprio patrimonio e soprattutto mantenere sempre liquidità. Quindi questo è il primo punto che mi viene da dire, e soprattutto diversificare. Cioè, ragazzi, scusatemi, ma io dirò da adesso in avanti per sempre, perché secondo me i mercati sono cambiati, cambieranno sempre di più e noi dobbiamo diversificare geograficamente come asset. Quindi geograficamente vuol dire ribilanciamo la nostra valutazione all'interno del mercato americano, perché il mercato americano è sicuramente quello più importante, il prodotto interno lordo più ampio, ma più alto, ma dobbiamo andare a riconsiderare la nostra posizione all'interno nel nostro portafoglio, perché è fondamentale, ma secondo me lo sta diventando sempre di meno, anche perché, come diciamo, ci potrebbe essere una sopravvalutazione perché c'è instabilità sempre di più e molti altri mercati hanno delle potenzialità di crescita molto più importanti. Lo vedremo magari in prossimi video, vedremo dei mercati emergenti che possono dare qualcosa di diverso. E poi ragazzi pensiamo sempre nel lungo periodo, cioè non possiamo andare ad investire pensando di guadagnare da adesso in un anno, da adesso 3 anni, cioè noi facciamo parte di cicli economici, in questo momento il nostro ciclo è stato molto positivo, potrebbero esserci un territorio di negatività o una recessione che ci porterà per 3 o 4 anni a delle negatività e quindi dobbiamo pensare che quello che investiremo da adesso che siamo alti, potremo salire ancora, ma potremo anche scendere, quindi vuol dire che dobbiamo avere un orizzonte di lungo periodo. Se investiamo adesso, dobbiamo pensare di detenere i soldi per lungo tempo, soprattutto perché probabilmente se mettiamo dei soldi all'interno del mercato americano possiamo sapere, come ho detto, che c'è un po' di sopravvalutazione. Quindi cosa ne pensate voi ragazzi? Qual è la vostra strategia? Come vi comporterete da adesso in avanti? Ciao ragazzi!